Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un excursus per quanto riguarda il lavoro su di sé. Come ormai sapete, funzionale e propedeutico alla vostra levatura spirituale, allargando il pensiero, anche il vostro approccio alla vita cambia prospettiva e di conseguenza diventa sempre più onnicomprensivo, cioè va ad agganciare più aspetti affinché voi possiate andare a integrare totalmente la vostra maestria. Ecco, il podcast di oggi nasce da una riflessione rispetto a tante domande che mi sono arrivate, quindi poi le faccio tutte in un unico podcast con le mie riflessioni a riguardo. La riflessione è partita da molte domande sul tradimento sia proprio in qualità, in termini fisici, un tradimento di quando noi percepiamo un tradimento o lo proiettiamo sull'altro e quindi lo abbiamo come proiezione su noi stessi, no? Qualcuno ci tradisce sia su un piano come dire, di amicizia o su un piano sessuale, quindi quando c'è un tradimento di varia natura. Quindi se io ho paura di essere tradita o di essere tradito, che cos'è veramente che sta accadendo? Ho paura di tradire una parte di me stessa. Quindi la paura del tradimento è la paura di tradire una parte di te stessa o di te stesso. Utilizzando l'altro come specchio, sappiamo che l'altro è una nostra proiezione. Quando abbiamo paura di essere traditi, c'è una parte di noi che ha paura di essere tradita. Ossia, c'è una parte di noi, solitamente il nostro vecchio sé, l'ego diciamo, che ha paura che qualcosa cambi dentro di noi. Ma come? Vi rispiegherò più avanti, perché ve l'ho spiegato anche nel video terapia, shock, rabbia e paura. La paura ha un unico comune denominatore, tutte le paure, ossia la paura del cambiamento. E quindi quella parte o quando veniamo traditi, no? Quando veniamo traditi da qualcuno proprio di fatto, è perché la nostra anima ci vuole far vedere una parte talmente in ombra di noi stessi che la proietta sull'altro affinché tale cambiamento avvenga, cioè ci smuova qualcosa di così forte dentro che un cambiamento avviene per forza, con un tradimento di fatto. E quindi la domanda da farci è: quale parte di me sto tradendo? Qual è il cambiamento che la mia anima mi sta chiedendo di fare? Che cosa non sto vedendo di me stessa? Che l'altro ci aiuta a lavorare su noi stessi, a quello serve, no? Quindi ho paura di tradire una parte di me stessa o di me stesso, quella parte che riguarda cosa? Il piacere istintivo di fare qualcosa. Perché la paura, per esempio, del tradimento sessuale, siccome la sessualità riguarda il piacere istintivo di fare qualcosa legato al secondo chakra, legato a Venere, proprio il secondo chakra ci permette di dire quello che ci piace proprio istintivamente e quello che non ci piace. Proprio non possiamo mentire col secondo chakra. Negli uomini è evidente quando qualcosa piace o non piace, no? Non sto qui nei dettagli a far capire quando a un uomo piace qualcosa e quando non piace. Ci siamo intese. Nell'uomo quindi è evidente, nelle donne lo stesso. Ma il senso qual è? Quindi il piacere istintivo di fare qualcosa. Ho paura di tradire ciò che amo fare proprio per piacere. E siccome stiamo parlando di paura, ho paura a fare quello che mi piace fare. Ho paura ad essere quello che mi piace istintivamente essere. E come spiego nel video terapia, shock, rabbia e paura, la paura è qualcosa che arriva
di secondario alla rabbia. Cioè, essendo una paura, tu stai trattenendo un impulso. Essendo un impulso trattenuto di una forza primordiale, come ho spiegato in quel video, sono forze primordiali quelle con cui abbiamo a che fare, allora la paura è sempre per quello che io non conosco. La paura è sempre ciò che per qualcosa che non conosci. La paura è la paura di territori sconosciuti. E quindi il tuo vecchio sé che c'è dentro di te non può farcela superare i territori sconosciuti, perché il vecchio sé ragiona su parametri che sono sempre gli stessi, non conosce il nuovo, mi spiego? Cioè conosce il solito modo di vedere il mondo. E se io fino a un certo momento, fino adesso sono stato sempre in un certo modo, quando iniziamo a avere paura, in questo caso, del tradimento, o comunque non ce lo siamo mai permesso di essere istintivamente o di fare istintivamente quello che ci piace, il vecchio sé risponde male, ti fa arrivare la paura e ti dice guarda che qualcosa deve cambiare. Devi essere quello che vuoi essere, che ti piace istintivamente. Allora, prima di tutto, riagganciamoci al concetto di questa paura. Come affrontare l'emozione della paura? La paura è un incontro molto importante perché ci porta in un luogo molto molto profondo di noi. La paura di una cosa piuttosto che di un'altra sono effetti secondari, perché la sola paura che esiste è quella della trasformazione, di qualcosa di nuovo. Quello che vi dico sempre è anche la paura del divino, la paura della luce, perché siamo stati abituati all'oscurità, no? E quindi abbiamo paura della luce perché non la conosciamo. Ecco, quella è la zona comfort, l'oscurità. Quindi la paura è il principio di una grossa trasformazione, cioè quando inizi a avere paura di qualcosa è l'inizio di una grande trasformazione. È l'inizio del nuovo che arriva scalpitando e ti fa avere paura. E tu credi di non potercela fare, di non essere pronto. Quindi la paura è un'energia antica, primordiale, che devi accogliere. Ecco perché vi ho invitato a dare, come vi ho detto in quel video terapia shock, rabbia e paura, un'immagine, un volto alla vostra paura. Va bene? Può essere una signora anziana, per esempio. A me era una signora anziana, una signora molto antica, un'immagine primordiale, una signora molto anziana, per esempio. E farla parlare questa paura, oppure farla stare accanto a te. Perché questa energia ti sta dicendo tutto ciò che hai fatto fino ad ora ha bisogno di rinnovarsi, non va più bene. È andato bene fino a questo momento, non va più bene. La paura ti sta avvisando che manca il rinnovamento, ecco perché hai paura. Sta andando verso qualcosa di nuovo per cui hai paura, però devi andare perché manca il rinnovamento, di quello ti sta avvisando. Ti sta avvisando la paura che il vecchio sé tuo dentro di te ha preso il sopravvento e devi riconoscere questa cosa. Cioè la paura ti sta dicendo che il tuo vecchio sé ha preso il sopravvento e non vuole farti andare avanti. Tu devi riconoscere questa cosa, che la paura sta lì per darti questo campanello. E la paura arriva sempre al momento giusto, E quando la paura si cronicizza è perché tu non stai cogliendo che ti vuole portare da un'altra parte. Allora cosa facciamo? Lo ribadisco. Dategli un'immagine, un nome e mettetela accanto a voi sempre e guardatela. Lasciate che ci sia la sua presenza. Non dovete fare altro che guardare questa presenza che sta accanto a voi e lasciare che lavori all'interno, accoglierla.
proprio come un'entità che vi sta soccorrendo, mi spiego? Ricordiamo che la paura è il richiamo profondo che vuole portarti un rinnovamento. La paura sono i nostri istinti primordiali a cui non stiamo dando spazio, va bene? Immaginate un'aquila che non possa volare, per esempio, avrebbe paura di vivere. Ecco, questo siamo noi. Le paure ci ricordano quanta vita c'è che non stiamo vivendo. E quindi, ritornando alla paura di essere traditi o tradite, stiamo trattenendo una forza primordiale che vuole farci espandere e rigoglire. È un cambiamento a cui tu credi di non essere pronta, perché il tuo vecchio sé, che non è pronto, ma non tu, perché se arriva la paura significa che tu sei pronta, l'anima è pronta per fare il salto, è il tuo vecchio sé che ha paura di farlo. Mi spiego? Nella misura in cui c'è paura significa che sei pronta. È arrivato il momento. La paura ti sta accompagnando verso il tuo nuovo te. La paura quindi in questo caso ti sta dicendo che tutto ciò che hai fatto fino ad ora deve rinnovarsi. Lo ripeto, perché è come se il tuo vecchio sé sta bloccando l'espansione. A cosa? In questo caso del tradimento, la paura del tradimento. Alla tua creatività, secondo chakra, il piacere, Venere. A ciò, la paura sta bloccando l'espansione a ciò che veramente ti piace fare e che probabilmente non è conforme a un certo moralismo a cui sei stato educato, a cui sei stata educata. Mi spiego? Quindi a questo punto, cos'è la ricerca del piacere? Abbiamo parlato secondo chakra, la paura di essere tradito, la paura che arriva per farci capire che stiamo tradendo quella parte che vuole farci esplodere nella creatività, nei nostri talenti. Bene. Cos'è la ricerca del piacere? La ricerca del piacere è un'attitudine appartenente a tutti gli esseri umani. Ma cos'è veramente questa ricerca del piacere? È il desiderio di conoscenza. Perché sin dalla notte dei tempi il desiderio di conoscenza ha dato vita all'uomo. Il solo ed unico piacere che esiste è il desiderio di conoscenza. Tant'è che l'uomo scende sulla terra, mangia il frutto della mela della conoscenza, per scendere sulla terra e fare l'esperienza della conoscenza. Tant'è che i greci, grandi luminari, attribuiscono ad Eros, il dio dell'amore così come lo conosciamo, il dio che accende il desiderio della conoscenza, perché l'uomo si incarna sulla terra per il desiderio di conoscenza e quindi non c'è piacere più grande, assoluto. Quindi il piacere più grande assoluto è il piacere di conoscenza che dà la vita e anima all'uomo. Quindi il desiderio di conoscenza, il piacere della conoscenza, quindi, è il motore che dà vita all'uomo, la scintilla che accende la vita. Quindi il desiderio di conoscenza è la forza primordiale che anima la vita stessa e quindi il desiderio di conoscenza è la ricerca del piacere, ossia lo scopo dell'incarnazione che ha come obiettivo la crescita e l'espansione. E quindi cosa succede quando tale desiderio di conoscenza, di piacere, tale ricerca viene impedita? Per moralismi, educazione, educastrazione. Stai impedendo alla vita stessa di viversi.
E che succede? Arriva la paura. Mi spiego, no? Stai impedendo ad un seme di quercia di diventare quercia. Stai impedendo ad un falco di volare. Stai impedendo ad una rosa di sbocciare. Stai uccidendo la vita stessa. Mi vengono in mente alcuni esami fatti nei laboratori di neuropsicologia, dove si è scoperto qualcosa di pazzesco, che gli animali, quando cominciano a cercare cibo, no? Provano un piacere intenso prima di raggiungere il cibo. Questa è stata una scoperta enorme perché ha permesso di capire che il desiderio di conoscenza dà piacere di per sé. Cioè è il desiderio di conoscenza che dà piacere, non il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi non è il raggiungimento dell'obiettivo che dà piacere, ma è la ricerca dell'obiettivo, è la caccia, è un istinto antichissimo. Che se noi riscoprissimo quell'istinto, quando noi lo riscopriamo quell'istinto, io mi faccio portavoce di questa passione perché per me la ricerca è qualcosa che è appagante da un punto di vista proprio fisico, quindi Venere, secondo chakra. Quando riscopriamo questo istinto ti guida e ti porta molto lontano. E mentre ti porta lontano, ti dà tutta l'energia per arrivare ovunque e più lontano ancora. Ecco perché lo studio e la conoscenza, l'autoanalisi permettono di accendere il piacere della scoperta di sé. Ognuno di noi è un essere unico e irripetibile, con dei particolari doni, ognuno ce li ha. Quello che uno di voi può fare nelle modalità in cui lo fai tu, non lo può fare nessun altro come lo fai tu. Sei unico. Il posto che sei destinato ad occupare con le tue specifiche qualità, il tuo essere, solo tu puoi occuparlo, nessun altro. E sapete qual è il più grande ostacolo alla felicità? L'immagine che si ha di se stessi. Sì, l'immagine che abbiamo di noi stessi è il più grande ostacolo alla felicità. Dici, ma che vuol dire questa cosa? Ma ve lo spiego. Quando per 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni ci si è strutturati con una certa immagine e ad un certo punto arriva qualcosa che non era previsto, che ti vuole portare da un'altra parte, una voce, qualcosa che inizia a farti paura, ok? Qualcosa che ti arriva da dentro e ti spinge proprio ad andare da un'altra parte rispetto a dove sei andata o sei stata fino a quel momento. Un impulso a cui se non dai ascolto inizia a tormentarti perché vuole trascinarti. Ecco, c'è qualcosa in quel momento che vuole farti espandere. E per uscire questa cosa deve rompere la corazza che ti sei costruita, perché questa cosa che vuole uscire è molto più grande della tua corazza, della tua vecchia immagine di te. E quindi il tuo vecchio sé, la tua vecchia corazza, la tua immagine di te, quella vecchia che hai avuto fino a quel momento, non funziona più per la tua crescita. Perché è nato dentro di te qualcosa di nuovo che vuole uscire, sta scalpitando. Ci sono delle parti nuove che si sono maturate dentro di te e vogliono uscire. E molto probabilmente sono parti di te che sono totalmente diverse da quella vecchia te che hai conosciuto fino adesso. Probabilmente, molto probabilmente,
sono parti di te che vanno completamente in contraddizione con il vecchio, con la vecchia immagine di te, quindi sono contraddittorie. Vi faccio ora degli esempi per intenderci. Come fa a convivere dentro di me la donna o l'uomo, a seconda se sei donna o uomo, la donna che pratica yoga, meditazione, e la stessa donna che legge e anche si interessa di gossip o di romanzi rosa? Come fa? Dice, come fa a convivere dentro di me la contraddizione in questo senso? Oppure come fa a convivere dentro di me la donna dedita alla casa, alla cura dei figli, della famiglia, la donna devota a questo, e dentro di me c'è un'altra donna che in una sera porta il proprio uomo a ballare fino all'alba e a far l'amore in macchina come due adolescenti? Può convivere la stessa donna dentro di me? Allora, dentro di noi abbiamo tanti elementi, sfumature contraddittorie. E che facciamo abitualmente con queste sfumature contraddittorie? Si cerca di scegliere nella contraddizione, questo facciamo, scegliamo o no, o una o l'altra, non possono andare tutte e due insieme, o una o l'altra. Invece di accogliere la possibilità della contraddizione. Invece di accogliere la possibilità di familiarizzarci con la parte opposta a noi che sta sgorgando da dentro, prenderci confidenza. Spesso si esclude a priori, mi spiego? Magari un'altra contraddizione può essere, voi vi sentite come la giornalista Lily Gruber, sempre lì già perfettamente, no? Vestita, anche dialetticamente preparata, eccetera, ma dentro di voi sentite una Carmen Russo che vuole esplodere, che ne so. E che c'è di male? Cioè, qual è il problema? Cioè, Lily Gruber e Carmen Russo che convivono insieme. Ma stiamo scherzando, ma è meraviglioso! Ecco, abbiamo una certa immagine di noi stessi che non possiamo distruggerla. No, non possiamo distruggere quell'immagine, quindi dobbiamo per forza escludere qualcos'altro, che però sta dentro, quindi c'è. È quella paura che ti fa sentire il giudizio degli altri se dovessi diventare un altro, ma è il tuo giudizio del tuo giudice interiore. Cioè, immaginatevi una signora come Lily Gruber, no? Molto di un certo spessore, a un certo punto diventa Carmen Russo. Ma io impazzirei per una donna così, fantastica! C'è leggerezza, movimento, l'energia che fluisce, ricchezza di contenuti, perché due parti insieme diametralmente opposte generano qualcosa di meraviglioso. E quindi che succede? Più escludiamo quella parte che è opposta a noi e non vogliamo accoglierla perché il problema è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Mi spiego? Che succede? Che qualcosa inizia a scalpitare da dentro, tu. E nella misura in cui quella cosa arriva, inizia a scalpitare da dentro, significa una sola cosa, che deve essere considerata, altrimenti non sarebbe arrivata. Invece, proprio la mancanza di tale considerazione, cioè il fatto che noi non gli diamo considerazione a quella cosa che scalpita da dentro, una nostra contraddizione, o addirittura la denigriamo quella cosa, cioè proprio denigriamo l'insorgenza di tale impulso, e questo apre la strada alla repressione. Cioè noi reprimiamo quell'impulso e quindi cosa succede? Quando noi reprimiamo un impulso primordiale che vuole essere accolto, inizia la paura.
paura di non seguire il conformismo della nostra immagine. Ed ecco qui che abbiamo il conflitto. E cosa accade in questo caso? Che mentre noi diamo energia solo ad un aspetto di noi che abbiamo già conformato, cioè diamo energia e luce soltanto alla parte di noi che già conosciamo, irrimediabilmente stiamo alimentando inconsciamente anche l'altro aspetto, quello a cui non vogliamo dare ascolto. E tale aspetto viene alimentato nell'ombra. Cioè più denigriamo un aspetto di noi che sta uscendo, che vuole uscire, più ci concentriamo solo con paura soltanto sull'aspetto che abbiamo sempre conosciuto di noi, più stiamo dando energia a quell'altra parte, però a livello in ombra. E che cosa succede? Questo fa in modo che questo fa in modo che più noi denigriamo i nuovi aspetti di noi che vogliono essere accolti, che stanno uscendo, che sono contraddittori alla nostra vecchia immagine di noi stesse, più li denigriamo questi aspetti e maggiore sarà l'ombra di quegli aspetti che proietteremo fuori. Vi faccio un esempio. Sono una donna che medita, fa tanta meditazione, che fa yoga, mi dedico agli studi esoterici, eccetera, ma dentro di me nasce un'esigenza pazzesca di andare a ballare e divertirmi con la musica techno elettronica a Berlino. No, è questo. Oppure vi stanno già venendo altri esempi nella testa, no? Le contraddizioni. Oppure sono una madre di famiglia impeccabile, sempre ligia al dovere, ma dentro di me nasce l'impulso che voglio portare il mio amore, il mio amato a fare l'amore nel parcheggio del supermercato. Mi spiego, no? O che ne so, altri esempi di contraddizioni. Oppure mi sto ricordando, e questo è il motivo per cui vi ho fatto l'esempio di Carmen Russo e Lily Gruber, che quando ero piccola c'erano delle amiche di mia madre che additavano la povera Carmen Russo. Cioè, che volgarità, ma che cosa. Ma queste donne erano completamente represse. Cioè queste donne veramente erano completamente represse, quello che io mi ricordo erano donne veramente represse che avrebbero voluto che si verificasse un petardo nella loro vita, qualcosa che le scuotesse, cioè avevano bisogno veramente di essere scosse queste qua, cioè veramente, e quindi già allora percepivo tale contraddizione, dicotomia, c'è qualcosa che non va, cioè mi spiego, no? Se questi impulsi vengono trattenuti o comunque non presi proprio in considerazione, iniziano i problemi, perché più abbiamo paura di quegli aspetti che stanno uscendo fuori, più iniziano i problemi. Più vengono repressi e denigrati tali impulsi, più li proietteremo fuori con persone che attraverso le loro azioni ci faranno vedere le nostre ombre che abbiamo denigrato. E sapete quando ci accorgiamo di questo? Cioè, sapete quando ci rendiamo conto di questo, del fatto che abbiamo denigrato degli aspetti di noi importanti che si palesano fuori con qualcuno? Quando giudichiamo male qualcuno. Allora, nel giudizio che dai su qualcun altro c'è il giudizio che stai dando a te stessa o a qualcosa di tuo che stai reprimendo. E più l'altro o l'altra fuori da te ti dà fastidio o ti disgusta addirittura,
tu stai disgustando una parte di te che è talmente tenuta nell'oscurità di cui tu sei incosciente che vuole uscire quella parte là, vuole farti espandere e grazie all'altro ti sta facendo la proiezione di questo lato tuo, di te. Il giudizio blocca la vita, il significato stesso della vita. Per esempio, quando arriva qualcuno da fuori, quindi nella tua proiezione esterna, vedi qualcuno che tu giudichi malissimo, prendendo gli esempi di prima, tipo incontri una tua contraddizione, l'opposto a te, può essere una Carmen Russo, oppure un altro opposto può essere tu che sei più espansiva come Carmen Russo e incontri una Lily Gruber, no? E puoi dire in questo caso, mamma, come è fredda quella donna, oppure che manifesta comunque una tua controparte opposta, mi spiego? Ok, che sta succedendo in quel momento? Perché tu stai giudicando quella donna. Male la stai giudicando, quasi la disprezzi, mi spiego? Ok. Quello è il tuo giudizio su te stessa, cioè attraverso la proiezione dell'ombra esterna, grazie alla donna che tu stai giudicando male, quella donna ti sta solleticando dentro il fatto di esprimere una parte di te che vuole uscire, che non vede l'ora di uscire, di essere un po' più aperta. E quindi quella donna o quella proiezione che vedi fuori ti innesca quella sensazione negativa perché dentro di te, quella parte di te ti sta dicendo: guarda te stessa, inizia a permetterti. Perché ciò che non riconosciamo dentro lo riconoscerai certamente prima o poi fuori. Cioè gli altri ti spingono all'autoanalisi, alla ricerca di te, alla ricerca del tuo piacere. Attraverso le proiezioni esterne, quando giudichiamo qualcuna e proviamo disgusto per quella cosa, c'è una parte di noi che vuole uscire e che ti sta dicendo che tu non stai seguendo il tuo piacere. È chiaro, no? Come qualsiasi altra cosa che giudichiamo male in un altro, che fa qualcosa e noi giudichiamo malissimo quella cosa, rispetto proprio a se ci sentiamo che stiamo reprimendo degli istinti che vorremmo fare per paura, mi spiego? Ok. Ci sta dicendo non stai facendo ciò che ha a che fare con il tuo piacere e più è il disprezzo, il giudizio sull'altro, più quella cosa vuole uscire fuori. Ma che cos'è che vuole uscire fuori? Significa che tu non ti stai permettendo di seguire quello che ti piace. Quindi sappiamo che prima di tutto il giudizio è il peggior giudice che blocca il piacere di te. Mi sta venendo in mente una frase di Pablo Picasso, il principale nemico della creatività è il buonsenso, cioè il conformismo a cui siamo abituati, che blocca l'espansione, la ricerca del piacere di te stessa. Quindi il giudizio, il moralismo, no? Quella cosa dentro che abbiamo formattato, perché siamo stati comunque educati in un certo modo, anche più che altro educastrati. Ecco, il giudizio, quella forma di moralismo, è ciò che blocca la ricerca del piacere di se stessi, quello che ci piace fare. Invece l'approccio più evolutivo è quello di osservare e portare l'attenzione dentro di noi. Osserva fuori, vedi cosa ti stuzzica fastidio e porta l'attenzione dentro. Lì inizia la ricerca, lì inizia l'alchimia, la trasformazione. Quindi cosa sta succedendo quando arriva un impulso in contraddizione con la vecchia immagine di te stessa, la vecchia immagine di te stesso? L'impulso in contraddizione.
sta succedendo. La possibilità di espansione sta accadendo. Il meraviglioso processo chiamato in alchimia congiuntio oppositorum, la congiunzione degli opposti, in cui le contraddizioni devono fluire insieme. L'accettazione che io sono sia quello sia quell'altro, seppur diametralmente opposto. Ecco, per ritornare alla felicità, vi ho detto che il più grande nemico della felicità è l'immagine che abbiamo di noi stessi, la vecchia immagine, che ostruisce le vene dell'espansione. Quindi la felicità è che è proprio un'onda la felicità, no? Invece il mare calmo si chiama beatitudine. Ecco, quell'onda di felicità arriva quando tutte le voci della contraddizione che hai dentro di te le lasci il diritto di esistere. Gli si lascia il diritto di esistere a tutte le voci della contraddizione. Perché se ci sono vuol dire che devono essere accolte. Nella misura in cui ci sono, hanno la loro importanza. E se noi lo occultiamo, ripeto, le stiamo denigrando, denigrando la possibilità di vita, di espansione, di noi stessi. Vi faccio un altro esempio. Io amo il mio uomo o la mia donna incondizionatamente, però a volte lo detesto totalmente. Bene, allora, la donna che detesta e la donna che ama incondizionatamente hanno il diritto di stare insieme senza giudizio, ossia devono stare insieme affinché l'energia confluisca nell'energia della felicità. E sin dall'antichità gli alchimisti chiamavano tale processo il mistero della congiunzione degli opposti, ossia quando l'energia delle contraddizioni che sono dentro di noi, queste contraddizioni, si uniscono anche per un solo istante. E in quel solo istante danno una felicità inaudita. Anche fosse immaginando semplicemente, anche soltanto immaginare con la propria mente di vivere quella contraddizione che ti è arrivata, cioè con la vostra immaginazione, voi vi immaginate nella contraddizione che vi è arrivata, bene. Ecco che arriva l'onda della felicità. Cioè proprio se vi immaginate, io prima ho fatto degli esempi, i primi che mi sono arrivati. Una donna sempre ligia a dovere, responsabilità, perché non si è permessa l'espansione di ciò che veramente le piaceva. E poi la stessa donna che vorrebbe invece andare a fare l'amore col proprio uomo nel supermercato nel parcheggio del supermercato. Oppure scappare e fare l'amore nel parcheggio del supermercato con uno sconosciuto. Che ne so, ragazze, avete capito cos'è la contraddizione, no? Ognuna di voi fa i suoi esempi. Ecco, semplicemente immaginandolo, voi iniziate ad accogliere quell'aspetto. È questo che vi sto cercando di dire. Semplicemente immaginandolo iniziate a familiarizzare con quell'aspetto. Non lo denigrate più, perché tutto ciò che è una forza primordiale che vi anima da dentro, che è un impulso che vuole essere visto, ecco, voi immaginandolo iniziate a creare proprio l'accoglienza con quella cosa. Mi spiego? Perché l'immaginazione cura, perché come vi ho spiegato nel video tecnica shock, rabbia e paura, quando noi immaginiamo, l'immaginazione rilascia particolari ormoni che donano la guarigione. Senza entrare nel dettaglio di che tipi di ormoni si tratta, non è sede di questo podcast,
danno guarigione. Fate caso, per esempio, a quando, sbagliate qualcosa. Fate caso a quando sbagliate qualcosa o avete sbagliato qualcosa anche in passato. E dite, io sono anche questa. Cioè, io sono anche quella che sbaglia. Io sono anche quella che ha sbagliato quella cosa. Io mi onoro, io mi amo, anche così. Oh, sentite che sensazione di rilascio che avete. Ecco, quando riuscite a dire che queste vostre contraddizioni stanno insieme, sono accolte, ecco che sentirete in voi una gioia, una felicità inaudita. Perché? Perché? Perché, ragazzi miei, la felicità ama più di ogni altra cosa il mistero della congiunzione degli opposti. La felicità, quell'onda di felicità, ama il mistero della congiunzione degli opposti, coniuntio oppositorum. E quindi torniamo un po' alla riflessione sul tradimento, no? Stiamo tradendo una parte di noi stessi che riguarda il nostro piacere. Quindi per non proiettare sull'altro un tradimento di fatto, allora la nostra autoanalisi deve vertere su: ma che cosa mi piace fare a me? Cioè veramente quello che istintivamente col secondo chakra, appunto l'istinto mi fa dire questo mi piace, questo non mi piace. Ecco, implementando tale aspetto, andare a lavorare su quell'aspetto e anche iniziare a fare delle cose pratiche che ti piacciono, che magari tu non stavi considerando fino a questo momento, e con l'autoanalisi però ti arriva che cos'è che ti piace fare veramente, stai escludendo per moralismo o per varie ragioni. Mi spiego? Quello ti porta magari a fare delle cose pratiche che non ti saresti mai sognato, oppure delle cose pratiche che hai tralasciato di fare, ma che ti piace fare proprio talmente tanto che, è quella la cosa. E quando il tradimento si è già manifestato, l'analisi è la stessa. Quale parte di me sto tradendo? Quella parte di me mi sta dicendo che c'è qualcosa che mi piace talmente fare che io non sto facendo. Oppure voglio mostrare una parte di me talmente in modo prepotente che non sto mostrando. Non me lo sto permettendo. Qual è questa parte? Che cos'è? E se ci arriva la risposta di che cosa non stiamo facendo che ci piace fare e ci viene paura rispetto a quella risposta che ci è arrivata, per qualcosa che vogliamo fare ma abbiamo paura a fare, abbiamo capito esattamente cosa dobbiamo fare. Perché quella paura è un impulso trattenuto che vuole uscire fuori per espanderti. E allora, parlando della ricerca del piacere, i greci sono stati dei luminari in questo. Infatti Eros, il dio dell'amore così come lo conosciamo, sapete cosa vuol dire in greco Eros? Significa desiderio di conoscenza e di scoperta. Quindi l'amore che noi conosciamo è l'amore di conoscenza, il desiderio della scoperta. Non a caso il dio Eros è un bambino. Cosa vuol dire? Che un bambino è proprio l'incarnazione del desiderio di conoscenza e di scoperta. Quindi quando siamo invasi dall'eros per qualcosa, per un progetto, per qualcuno o per un progetto che abbiamo ambizioso, lavorativo, siamo invasi dal desiderio di conoscenza e di scoperta. E quindi eros si accende, proprio perché è un bambino, come fossimo dei bambini. E adesso facciamo un'ultima analisi sull'amore. Analizziamo un po' Eros, il concetto di amore per i greci, che ci aiuta veramente a capire delle cose importanti e come collocare le nostre emozioni. L'amore per i greci si divide in 4 aspetti, cioè ci sono vari gradi
secondo cui si può vivere l'amore, un grado di partenza per arrivare a un livello più evolutivo, più comprensivo, inclusivo dell'amore. E per determinare appunto questi vari gradi sono stati dati diversi nomi all'amore. Per un amore completo, per esempio di coppia, si parte dal primo grado dell'eros per arrivare a un amore totale, agape o agapè. Ma descriviamolo per gradi. L'amore per i greci è eros, filia, agapè o agape e charis. Eros è il desiderio di conoscenza, quindi la passione della vita, il principio primo della vita stessa. Tant'è che abbiamo detto che Eros è un bambino. Un bambino è mosso dal desiderio di conoscenza infinita. E sapete di chi era figlio Eros? Eros era figlio di Penia, che significa penuria, mancanza, e Poros, che è quello che sa trovare la strada per uscire dalla mancanza. La genialità dei greci ci fa fare un lavoro meraviglioso su noi stessi. Quindi, penia, penuria, mancanza e Poros, cioè quello che ti aiuta a trovare la strada per uscire dalla mancanza. Era figlio di questi due. Quindi Poros ti dice, ci penso io, ci mettiamo a cercare, a ricercare per sviluppare qualcosa che ti faccia uscire dallo stato di mancanza. Quindi quello che inizialmente è una carenza è il motore di una ricchezza, fonte di sviluppo di risorse. Il bambino non sa, è carente di sapere e quindi ha il desiderio di conoscenza. Da quella carenza nasce il desiderio di conoscenza. Mi spiego? E il desiderio di conoscenza è Eros, l'amore. L'amore per la conoscenza. Quello che inizialmente è una carenza, come lo adoperiamo quindi, quello che stiamo dicendo, alla realtà fattiva, ai fatti proprio, quello che è una carenza è il motore, la fonte di uno sviluppo di risorse. Perché? Perché tu ricerchi cosa? Ricerchi se non hai. E tale desiderio di ricerca, di conoscenza, si chiama Eros. Il bambino non ha ancora conoscenza, Eros, e ha tutto il desiderio di conoscenza, non ce l'ha e quindi la cerca. Ecco, erotizzare, dunque significa percepire una sensazione di mancanza e dare vita all'impulso di colmarla. Come? Con la ricerca. E con tale approccio, cioè conoscendo il significato delle cose, tale difficoltà, tale mancanza non è più un problema. Cioè non va più a essere procrastinata, non si procrastina più su ciò che manca, ma bensì noi adesso sappiamo che quella difficoltà data dalla mancanza di qualcosa diventa la fonte, il motore della mia espansione. Per esempio quando c'è una passione, attrazione sessuale fortissima, feroce per qualcuno, che cos'è che sta succedendo veramente? È il desiderio feroce e attrazione per la conoscenza di se stessi grazie all'altro. È come se la sensazione di non avere mai abbastanza. E perché attraverso l'altro, cioè la passione per l'altro, l'attrazione per l'altro, io integro l'ombra di me stessa. E quindi ho un desiderio feroce dell'altro. Mi spiego? Desiderio di conoscenza di me. E così come la passione, passione per un progetto proprio lavorativo, mi porta allo sviluppo delle mie risorse. Io erotizzo con il mio progetto lavorativo, ho la passione, mi porta a sviluppare le risorse, le doti, alla ricerca di come fare, alla manifestazione conseguente del progetto stesso. Ecco, il corretto approccio alle cose, la conoscenza di questi concetti chiave conduce quindi alla corretta autoanalisi. Di quando accadono le cose sappiamo come interpretarle. Ora, analizziamo l'altro modo di chiamare l'amore da parte dei greci. Il concetto di filia.
Filia significa amicizia. L'amicizia richiede cosa? Richiede intimità, la mancanza di giudizio, non sentirsi giudicati. Io non temo il giudizio dell'amico, se è vero amico, mi spiego? Ok. Poi abbiamo agape o agape. Agape è l'amore incondizionato che non chiede nulla in cambio. È quell'amore che trascende i limiti dell'umano fino a raggiungere la dimensione spirituale, quando si sente l'anima dell'altro. Il riconoscere che siamo tutti figli dello stesso Padre. Poi abbiamo l'altra forma di amore, è caris, che significa prendersi cura. Caris è un amore idilliaco, è proprio una gioia fisica e spirituale insieme. È come se è la gioia dell'amore in tutte le sue accezioni. E in una coppia questo stadio dell'amore presuppone che entrambe le persone si concedano reciprocamente nella loro essenza, nella loro totalità, ci si prende cura l'uno dell'altro, ci si concede, proprio il prendersi cura, un amore idilliaco, ma come pure il prendersi cura dei propri animali, il prendersi cura proprio, mi spiego? Queste quattro sono i pilastri dell'amore. Possiamo sperimentare uno piuttosto che un altro tipo di amore, a seconda dell'emozione che proviamo per qualcuno, a seconda del trasporto. In una relazione di coppia, di amore vero, ecco, si presuppone che vengano sviluppate entrambe le qualità dell'amore. Partendo da cosa? Partendo dall'eros che ci dà una spinta iniziale per sempre di più l'autoanalisi e fare un'ascesi del livello, del grado di amore, sempre più inclusivo del tutto. Tant'è che quindi eros, l'amore erotico quindi è dunque legittimo, bellissimo, ma presenta forti limiti però se è vissuto fine a se stesso. Perché Eros possiamo dire che è la prima tappa verso l'ascesi, verso la crescita per un amore sempre più inclusivo. Diciamo che Eros accende la scintilla, offre l'occasione per accedere agli altri livelli d'amore più inclusivi, più appaganti e quindi anche a nuovi livelli di coscienza che presuppongono l'amore agape o agape e caris, come ad esempio quando siamo travolti in un'attrazione, passione dirompente per qualcuno e non ne abbiamo mai abbastanza, È proprio lì che abbiamo l'occasione per accedere all'esperienza di un amore più inclusivo, per saltare in coscienza, per elevarci. Lì abbiamo proprio l'occasione di accedere a un amore più appagante, quello che include l'anima, che appartiene all'anima. Abbiamo l'occasione di ascendere e sentire anche l'anima dell'altro, farci riempire di energia animica, iniziare a nutrirci della luce della sua anima e non solo più del suo corpo, mi spiego? La luce dell'anima sazia il cuore. La bramosia del desiderio di Eros diventa agape, una pienezza che solo l'anima può dare, perché l'anima è infinita rispetto ai limiti del corpo fisico. E quindi agape o agape, con questa forma di amore, non si sente più separazione alcuna, perché nel regno dell'anima la separazione non esiste. Ed ecco quindi che possiamo veramente, abbiamo l'occasione in questo modo di passare ad un livello di amare sempre più appagante e inclusivo. E quindi in una coppia, nell'amore di coppia, qual è l'epilogo del processo che Eros ci innesca, del processo che Eros ci spinge a compiere? È quello di sopperire alla mancanza
ascendendo a livelli di amore sempre più inclusivi, dove il riempimento è dato dalla luce dell'anima e non più solo dal corpo. Abbiamo dunque capito fino a questo punto che l'amore per la conoscenza, il desiderio di conoscenza, fa scendere l'uomo sulla terra. Quindi il piacere della scoperta è il motore che anima la vita. Tale amore rimane nelle varie accezioni, nel senso, la conoscenza si può fare per due vie. Parte con l'eros, l'amore per la conoscenza, il desiderio di conoscenza, e possiamo fare conoscenza o tramite l'amore sempre più inclusivo, ossia quello che abbraccia tutti, è onnicomprensivo, collega le cose tra loro, non le disconnette. Quindi possiamo fare un tipo di conoscenza che ha a che fare con l'unione, quindi l'inclusività, l'amore, e possiamo fare un tipo di conoscenza che va ad esclusione, un tipo di conoscenza tramite l'ostilità, che vede tutto disconnesso, quindi un tipo di conoscenza di basse ottave, di ottave inferiori, mossa comunque sempre dall'amore primario per la conoscenza, dall'eros. E quindi distinguiamo le cose. Se io sono guidata dall'amore della conoscenza, quindi amore della conoscenza, appunto la filosofia è amore della conoscenza che poi diventa sapienza, ossia la ricerca della felicità. Se io sono guidata dall'amore della conoscenza, in questa modalità io tendo a connettermi con le persone, a connettere le cose tra loro, a connettermi. Quindi la connessione, non a disconnetterle le cose le une dalle altre o le persone. Quindi la base di questo approccio di conoscenza è l'amore per me e per gli altri. Non può esistere l'amore per te se non è anche amore per gli altri, mi spiego? Se la mia conoscenza è guidata dall'amore, dunque è guidata per il bene e la giustizia. Se io sono guidata dall'ostilità, come farò conoscenza? La farò su gradini inferiori, molti gradini inferiori. Ossia, mi chiuderò in me stesso, proiettando ostilità sugli altri, e farò esperienza di conoscenza in questo modo. Cioè, il mondo è cattivo, mi vuole divorare, quindi devo proteggermi e quindi devo imparare a manipolare gli altri, acquisire potere a loro discapito. Così non possono aggredirmi, eccetera. Fino a quando accumulate sempre più esperienze di questa natura che danno un'infelicità dopo l'altra, si arriverà a un limite che prima o poi farà aprire il cuore. Cioè si avrà abbastanza di questo tipo di conoscenza attraverso l'ostilità e attraverso la separazione, e poi si arriverà a un limite in qualche modo e si aprirà il cuore. La conoscenza, quella fatta con l'amore, connette le cose e le persone, non le disconnette. La conoscenza fatta con l'ostilità disconnette le cose e le persone. Ossia, sei tu in prima persona disconnesso perché sei ostile, sei disconnesso da te stesso e dai tuoi aspetti interiori e quindi sei corrotto. Ed essendo corrotto interiormente, proietterai certamente corruzione all'esterno, cioè vedrai la corruzione ovunque. Tutti ti vogliono corrompere o ti vogliono fregare e quindi attiri la tua ombra affinché tu la riconosca attraverso l'altro. Per esempio, i nostri governi, gli esponenti dei nostri governi sono lo specchio, perché il governo è sempre lo specchio della frammentazione interna di chi li ha votati, della corruzione interna di chi vota, come sopra così sotto. Questa è la massa, non parlo delle eccezioni, no? Ma è la massa
chi ha un livello di coscienza di un certo tipo vota un certo tipo di coscienza che rispecchia la sua interiorità, e se il livello della massa fino a questo momento è stato corrotto, cioè frammentato internamente perché hanno viaggiato su livelli di ostilità interni, non volendo comprendere se stessi e proiettando fuori ostilità, abbiamo avuto governi rispecchianti tale ostilità, tale frammentazione, tale corruzione. Quindi anche i governi però inizieranno a cambiare quando sempre più persone agiranno in nome dell'amore della conoscenza. Quelle stesse persone, cittadini, che poi voteranno i loro esponenti al governo. Ma il senso qual è? Che il lavoro parte da dentro. Per cambiare il mondo devi cambiare te stesso e manifestare il tuo esempio. Come diceva Gandhi, sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E quindi tutto il discorso di oggi fondamentalmente verte su una cosa fondamentale. Ricerchiamo ciò che piace, ricerchiamo il piacere di noi, perché istintivamente sappiamo già se una cosa ci piace oppure no. Non tradite voi stesse, voi stessi, per moralismi, per conformismo. Questo è il tempo in cui veramente possiamo risplendere. Non tradite mai, mai più voi stesse. Io mi amo, io mi onoro. Siate maleducate e irriverenti contro il vostro nemico, contro la vostra immagine di voi stesse. Siate selvagge, siate autentiche, seguite il piacere, seguite l'amore della conoscenza. Agite in nome dell'amore di voi stesse, agite in nome dell'integrazione, della connessione. Lasciate che tutti i vostri aspetti contraddittori viaggino all'unisono, beneditevi, battezzatevi, fate ballare insieme la vostra Hilly Kruber e la vostra Carmen Russo, date udienza alle vostre contraddizioni interne. Risplendete, ragazze mie, risplendete. E quindi, detto questo, concludiamo questa riflessione. Io, ragazze e ragazzi, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!